Amici ed amiche di Una Vita da Lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti, una nuova puntata di Una Vita da Lontano. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di scaricare i nostri podcast che trovate su tutte le piattaforme, di seguirci su tutti i nostri social, basta cercare Una Vita da Lontano e ovviamente unavitadalontano.com, e soprattutto da un paio di settimane c'è il nostro Patreon, quindi potete andare su patreon.com/una vita da lontano, iscrivervi ai nostri abbonamenti, così potete avere le magliette, le tazze, gli adesivi, eccetera eccetera, ma soprattutto contribuire al nuovo viaggio di Piero, che si trasferirà per l'ennesima volta da un'altra parte, ma non per finanziare il suo viaggio, ma quello del cane, che poveretto nella sua vita di non so quanti anni, 5, 6, 7 anni, avrà 8. cambiato almeno 5 o 6 nazioni diverse. Con questa Comunque, 7. ecco, come sempre insieme a me i miei due compagni di viaggio, che sono Piero Carlucci ed Emiliano Pilotti. Questa settimana parliamo di una cosa molto molto interessante, ovvero come si diventa ambasciatori del food italiano nel mondo e specialmente negli Stati Uniti, con l'ospite che poi insomma vi presenteremo. Bene Raffaele, grazie per il cappello introduttivo, come sempre liscio come l'olio, soprattutto l'olio fritto e anche raggrumato, per cui senza cultura, senza indugio, senza disperazione e senza inganno, procediamo con la sigla, prima di ricordarvi che dateci i sordi. La sigla. Grazie Raffaele, grazie Piero, ciao a tutti da Emiliano. Allora, io ho iniziato a presentare il nostro ospite nelle ultime puntate subito così, per cui do il benvenuto senza indugio a Mario Rizzotti. Ciao, benvenuto. Buonasera, a Una Vita. buongiorno. Buon quello che è, visto che siamo in podcast. Buonanotte. Può essere qualunque cosa. Allora Mario, è un piacere essere con te per tanti motivi che poi andremo a raccontare dopo, però io una cosa la volevo dire, che se tu non avessi avuto già di tuo questo nome e cognome, poteva essere un nome d'arte perfetto, perché per essere un ambasciatore dell'italianità e del cibo italiano, Mario come non può essere perfetto come nome, perché come ricorda sempre Piero c'è sempre un po' di Mario in ognuno di noi, e anche Rizzotti è un bel cognome di quelli tosti, esatto, strong. Allora, tu sei negli Stati Uniti, sei a Chicago in questo momento, giusto? Esatto, sono in mio ufficio adesso, sono a Chicago, sono qua da quasi 30 anni ormai, e quindi per tutti gli ascoltatori e quelli che ci guardano, per cortesia perdonatemi se per puro caso qualche parola viene americanizzata, poi magari ne parliamo di parole americanizzate, ci facciamo due risate, certo. tipo ho parcato il carro nella street, mi hanno fatto la ticchetta e poi domani vengo a casa tua per il compleanno e ti porto la checca con le candeline. Guarda, le candeline me le porti, la chicca? No, grazie. No, tutte queste cose così, ma scherzi a parte, poi parleremo anche di quello, ma sto qua ormai da quasi 30 anni, con 3 bellissimi bambini, sposato. E sì, bellissimi bambini, e veramente fiero del più piccolo, che è un grande culinary expert anche lui, è 11 anni, quindi sono veramente fiero anche di lui, ma tutti e tre in generale sono bravissimi ambasciatori della cucina italiana. Infatti quando vanno a casa degli amici alle feste di compleanno, li vai a prendere alle 9 di sera, tornano a casa, papà c'ho fame, dico ma come non ti hanno dato la mangiare? No papà, quella roba faceva schifo, quindi non l'abbiamo toccata. Va bene, andiamo avanti, cioè, papà, non mangiamo mac and cheese, capito? Quindi mangiamo a casa tutto qua. Comunque eccomi qua. Per me personalmente il tema di questa puntata è tranquillamente ma tu non hai fame? Detto, scritto proprio così col punto interrogativo, perché in questo momento praticamente stiamo affilando due ospiti da cibo l'uno appresso l'altro. Abbiamo cominciato con la pizza la scorsa settimana e oggi invece andiamo proprio sul cibo a tutto tondo, anche con delle ramificazioni, diciamo così, culturali e educative profonde.
Mario, Però tu un consiglio sì. per il tuo prossimo episodio lo puoi intitolare Che se mangiamo? Perché a questo punto tra pizza, capito? Quindi ovviamente quella è la direzione, perché stiamo andando, probabilmente il prossimo ospite si occuperà anche quella di food, quindi finiamo l'anno, diciamo, con la pancia piena. Ma è come giusto così, insomma, andando verso le feste. Cominciamo dalla fine, cioè nel dire brevemente di che cosa ti occupi, che fai tantissimissime cose, anche tutte legate al cibo e alla cucina, però insomma sono cose diverse e differenti. Sei molto poliedrico, per cui la definizione di ambasciatore della cucina italiana è omnicomprensivo, dal fare il giudice nei cooking show, se non ricordo male Iron Chef America, da cui è stato copiato MasterChef, tra parentesi. Poi hai un'attività anche di, diciamo così, di vendita di cibo importato italiano al 100%, fai il consulente, si può dire così, o comunque comunicatore per grandi aziende anche di produzione di cibo italiano. Che mi sono dimenticato? Sicuramente c'è qualcosa. Ma ne faccio anche altre, però in ogni caso per adesso penso che siano anche abbastanza per gli spettatori, ma diciamo anche che avevo una piccola scuola di cucina insieme con degli amici che sfortunatamente durante il Covid facevamo insegnavamo un po' il mangiare autentico italiano, però durante il Covid poi per le leggi che erano richieste da questo village dove noi avevamo questa cooking school, automaticamente ci hanno detto che non potevamo avere più di 15 persone alla volta, non era sostenibile il progetto perché poi non ce la facevamo andare avanti economicamente. E poi il mio negozio, tra parentesi il mio magazzino, tra parentesi il mio online store, che praticamente è l'unico negli Stati Uniti come distributore che vende solo ed esclusivamente prodotti italiani che sono prodotti con materia prima solo italiana. Quindi nel mio porcini sott'olio non c'è un olio mediterraneo, ci deve essere il porcino italiano e ci deve essere anche dentro l'olio italiano. La tartufata non può avere il nero di seppia della Spagna, ma deve essere italiano, se no non va bene. Quindi praticamente tutti i prodotti che anche poi, come vedi, anche marche abbastanza conosciute, ma devono essere però tutte quante product of Italy. Certificate, quindi. C'è una cosa, ma non solo certificate, è importante prima di tutto capire come leggere le etichette, perché se un'etichetta ti dice made in Italy or packed in Italy or imported from Italy, non è italiano. Per essere italiano dovrebbe soltanto dire product of Italy, prodotto d'Italia, ma neanche prodotto in Italia. Quindi ci giocano su queste parole e sfortunatamente a me dà fastidio, perché il prodotto vero, autentico italiano ha un sapore, una caratteristica e una cultura che è fantastica, ragazzi. Quindi non vedo il motivo per cui dobbiamo lasciare gli altri che si intromettono e bastardizzano il prodotto e poi rovinano anche il nostro business italiano. Insieme con un mio amico Robert Campana, lui l'ha creato, io sono il vicepresidente di questo gruppo, si chiama Stop Italian Sounding, che vi invito magari per cortesia a contattarlo, perché è veramente bravo lui anche, dove praticamente noi non parliamo male dei prodotti che hanno copiato quelli autentici italiani, assolutamente no, però vogliamo far capire al consumatore che c'è una bella differenza tra una Ferrari e una macchina rossa. Quindi praticamente sono due macchine, sono tutte e due rosse, ma non è che vanno tutte e due a 300 all'ora sull'autostrada, e quantomeno non sono la stessa cosa, non valgono la stessa cosa. Il famoso parmesan con il parmigiano reggiano. Sì, ci sono molti prodotti, c'è il romano, che poi la gente pensa che sia il pecorino romano, ma non lo è. Il parmesan, che è fatto in Wisconsin, a proprio un'ora e mezza da qua, che è una copia abbastanza, diciamola in inglese così la gente a me non capisce e non mi mette in mezzo pure, ma pitiful del parmigiano reggiano, capito? Cioè, il problema è che però la colpa io non la do agli americani maggiormente per questo, ma la do agli italiani e agli italoamericani che hanno cercato di mettere una pezza per cercare di fare qualsiasi cosa per fare 4 soldi e poi educare l'americano in una maniera diversa, perché alla fin fine, ragazzi, siamo sinceri, questi stavano in una tenda
a fare i segnali di fumo, mica stavano a fare carbonara nella tenda, cioè, e quindi praticamente qualcuno gliel'ha dovuta pure insegnare la carbonara, gli spaghetti with meatballs. Ma io ve le prendo queste meatballs, sai dove le tiro? Quindi, ma tu sai che Allora, noi siamo aspetta un teramani attimo. tutti e tre, quindi conosciamo l'unica versione originale e possibile degli spaghetti con le meatballs, che sono gli spaghetti alla chitarra teramana, che però hanno delle meatballs che sono ma sì, grandi ma come sono un'unghia. cose, sì, come pallini Sì. di capra. Quindi Guarda, piangevo. sicuramente sì. Piangevo mentre facevi la descrizione, perché ti avrei dovuto conoscere 5-6 anni fa, quando vivevo in Messico, e alla mia ragazza del tempo facevo queste lezioni nel supermercato. Noi andavamo all'H-E-B, che tra l'altro è un supermercato texano di origine, e lei faceva no, perché prendiamo questo che è italiano. No tesoro, questo non è italiano, questo è scritto, c'è la bandiera tricolore, ma non c'entra niente con l'Italia. Se che magari è pure messicana la bandiera. Esatto, e poi in realtà dietro questo è italiano, non è italiano, lo vedi che è prodotto negli Stati Uniti, lo vedi che questo è il latte che non viene da qui, cioè è stata veramente una fatica. E il padre mi disse no, la cucina italiana è la mia preferita. Sì, e che cosa le posso preparare? Delle fettuccine Alfredo. Perfetto, le faccio una bolognese. Vabbè, perfetto, andiamo. No, a me mi è capitata questa cosa delle fettuccine Alfredo, no? Questa bellissima ragazza mi dice vieni a casa mia, cuciniamo le fettuccine Alfredo, e poi lo dico in inglese così almeno non diamo I'll do anything for you. Ho detto perfetto. Allora io arrivo là, apro la porta e questa mi fa: oh bello, sei italiano, fammi le fettuccine Alfredo. Ho detto guarda, io mi chiamo Mario. Mi sa confondere con un altro, mica lo sapevo chi era questo Alfredo, che sei sbagliato, ti sei confusa con una che io non lo so chi è, insomma. Quindi dice no, ma come? Allora tu non sei italiano. Dico vabbè, allora il passaporto che c'ho mo sono stampato proprio bene, perché evidentemente a qualcuno ho fatto fesso qua per entrare dentro questo passaporto così. E quindi è stata poi indubbiamente la famosa, quella veramente è stato l'inizio della mia passione negli Stati Uniti, perché vedevo tantissime bandiere italiane su questi ristoranti, ma il ristorante italiano vero e proprio non esisteva. E come dice in uno dei suoi film di Checco Zallone, non usare il nome italiano in vano. E ero arrivato a quei livelli di andare su una scala e levargli proprio l'insegna, perché ti arrabbiavi più che altro. E la cosa, ragazzi, è semplice: chiamala Italian Inspired, ispirato dalla cucina italiana, chiamalo Italian American, chiamala quello che vuoi, ma non lo chiamare italiano, perché poi questi vanno in Italia e si aspettano di trovare la fettuccina Alfredo, e quando vanno là a un certo punto si fanno pure dei dubbi: ma sono arrivato in Italia oppure magari in un'altra nazione, perché fettuccine Alfredo qua ci stanno, e poi in effetti c'è la vera fettuccina Alfredo, no? alla trattoria Alfredo della Scrofa, no? Sì. La via della Scrofa, che praticamente non c'ha niente a che vedere con questa schifezza che cucinano qua. Una burra e Comunque parmigiano. questa la puoi prendere, la tiri sul muro e la puoi usare come colla praticamente. Quindi ragazzi, scherziamo, insomma, dai. Comunque, tornando a noi, la mia passione in ogni caso, dopo tutti questi lavori che voi avete elencato prima, la prima passione, vi do una notizia in anteprima mondiale perché non la sa nessuno. Ho appena ricevuto un'email pochissime ore fa che mi hanno, non so come si dice, appuntato il Cavalierato d'Italia per quello che io faccio su queste cose, a promuovere i prodotti italiani all'estero e la vera cultura italiana all'estero. Quindi è stato veramente una soddisfazione, finalmente a quasi 50 anni, a vedere qualcuno, che ti ringrazio Piero, e a vedere qualcuno che si è reso conto che praticamente facciamo un lavoro che farò fino alla fine della mia vita. Perché? Ma è una questione di passione, è una questione di essere veramente, perché a me i soldi del governo italiano non me li dà per fare tutte queste cose, però d'altronde io combatto tutti i giorni cercando di educare l'americano a capire. Poi se loro vogliono mangiare la schifezza, che a me fa tanto piacere, mangiatevela, però sappiate che noi in Italia sappiamo di meglio e cuciniamo di meglio. E quindi certe volte, perché la cucina italiana è semplice, ricca di tradizione, di cultura, di qualità, pochissimi ingredienti. Io certe volte vado nei ristoranti, ragazzi, c'è un menù dove vedi il primo piatto, ci sono 14 ingredienti, dico ma ce ne manca un altro, così facciamo 15, stiamo a posto. Cioè, il copertone, no? Sì, ma quando faccio io le cooking class, ragazzi, che ne facevo pure prima, quando facevamo, che ne so, la vitellina alla saltimbocca, no? Quindi... Certo. E quando quelli mi guardavano mi dicevano: oh, ma buonissima, come l'hai fatto? No. Vitello, pounded down, bello fine, poi ci mettiamo un po' di farina, poi ci mettiamo la foglia di salvia e il prosciutto. La metti a cucinare, poi fa.
No, ma è troppo buono, ma che altro? Dai, dimmi che non è possibile, con 3 cose non è possibile che... vitella, farina, salvia, prosciutto. No, ma no, è impossibile, tu ci devi mettere qualche cosa, ci sono minimo 3-4... Per l'americano, se ci stanno pochi ingredienti ed è buono, non gli pare vero. Sì. Non pensano, forse pure per gli irlandesi. A questo punto io sfortunatamente non ho avuto il piacere di viaggiare in tutto il mondo. Dipende, nel senso che l'Irlanda da questo punto di vista, rispetto a quando siamo arrivati io e Piero ormai 14-15 anni fa, è cambiata tantissimo, per cui per esempio la città dove vivo io, che è Cork, ha una food scene estremamente vivace, quindi riesce anche a importare delle cose buone, e quei pochi ristoranti italiani che ci sono gestiti da italiani proprio italiani, quindi ovviamente noi come italiani non andiamo tanto spesso nei ristoranti italiani, perché diciamo sempre no, se mi devo fare un piatto di pasta se devo pagare 15 euro me lo faccio a casa. Però ci sono un paio di amici che hanno messo dei ristoranti italiani e cucinano come potrebbero cucinare a casa loro, e quindi c'è quell'effetto che funziona, e poi per il resto c'è tanta cucina di importazione e si migliora, insomma, si è migliorato negli ultimi 15 anni, però insomma immagino che 20 anni fa in Inghilterra, in Irlanda si mangiavano delle robe. Guarda, ti posso assicurare che basta 15 anni fa a Manchester, che è la terza città d'Inghilterra, e per livello di internazionalità è seconda solo a Londra, sinceramente, perché comunque ha nel 1,5 milioni di abitanti ha una discreta multiculturalità all'interno, e nei ristoranti pseudo italiani che trovavi in centro era da entrare, fucilare e andare via senza avere un minimo di rimorso. Poi è chiaro che in realtà è arrivata anche lì, è arrivata prima la cucina orientale e africana, poi è arrivata anche quella italiana anche a Manchester. Londra è una cosa a sé stante, per cui lì è sempre stato insomma diverso. Sì, ma secondo me comunque ragazzi, io quello che prima di tutto faccio anche, numero uno, la colpa secondo me è sempre degli italiani. Non voglio non voglio buttare la zappa sui piedi agli italiani, però è perché se l'italiano avesse educato veramente la propria cucina invece di adattarsi a quello che ha trovato, forse a questi punti non stavamo parlando adesso in una chat così, in un podcast, di queste cose, numero uno. E numero due, un'altra cosa che faccio, che poi mi sono dimenticato di dirti, io educo anche l'americana a usare il prodotto italiano anche non necessariamente nella cucina italiana. Perché i prodotti italiani, io durante il Covid sono stato assunto dal governo italiano con 11 altri chef negli Stati Uniti, tra cui Giada De Laurentiis, poi si era messa anche mezzo Isabella Rossellini, e che praticamente abbiamo fatto vedere agli americani come si chiamava Stay Home and Cook Italian, che vuol dire praticamente stai a casa e cucina italiano, certo. E praticamente facciamo vedere come fare queste cose semplici italiane a casa e comprare il prodotto vero italiano, perché quello è stato un problema. Il problema è che poi dall'Italia non partiva quasi nulla, perché molti prodotti potevano essere trovati qua, però non erano i prodotti veri, erano i prodotti pseudo, quello che sia. Ecco, se vai un attimo indietro, chi è che c'ha in mano l'Instagram? Io. Vai un attimo indietro, voglio far vedere una cosa molto carina, perché gliel'ho detto al padrone di questo ristorante 20.000 volte, no? Guarda questa scena qua, vai un attimo indietro là. Questo è prosciutto. Oddio mio, no. Prosciutto, che poi non una volta, che poi è bello che c'è scritto sull'etichetta, no? Però questo c'è scritto prosciutto di Parma, che poi è anche vero. E qui c'è scritto prosciutto di Parma. Quindi capito, io gli ho detto Ciccio, ma non è che io ti voglio dire qualcosa, ma non vedi che sull'etichetta c'è scritto prosciutto? Ma no, su 4 pezzi di prosciutto diverso. Quindi il celebro leso che ha fatto questa etichetta l'ha fatta moltiplicata per 4, l'ha fatta, capito? Quindi, cioè, però è questo che io combatto tutti i santi giorni, ragazzi, non ci sta niente da fare, è la storia della mia vita, e sfortunatamente da un lato, fortunatamente dall'altro sono fiero di farla, ma da un lato sono pure stanco, però, perché certe volte ti viene proprio l'acqua alle ginocchia, il latte alle ginocchia, perché dici ma non ho capito, ma te l'ho detto 20.000 volte, no? Facciamo i corsi di cucina, ci sono 4 piatti da fare durante il corso di cucina, ci rimane un po' di cipolla del primo piatto. Quando arrivi alla fine del 4º piatto, vedi questa che sta a cucinare la carbonara, per esempio, e ci butta dentro la cipolla. Dico, ma perché non voglio buttare niente, è sprecato, tanto a me la cipolla piace, ma se te volevi fare la ricetta a modo tuo, allora che sei venuto a spendere e fai i soldi? Fatela a casa con YouTube.
Cioè, capito? A sto punto, arrivederci, buongiorno e grazie. Che ce ne sono almeno un paio molto cliccate con cipolla e anche una con l'aglio, ricordo benissimo. Oh, ma aspetta, poi la carbonara con panna e piselli. Quei Comando, funghi. quella... sì, quei funghi. Poi. E poi quando... la cosa più bella quando mi fanno vedere la vegan carbonara, certo. no? Capito che la carbonara vegan, quella te la raccomando, voglio capire il maiale vegan che sta in giro per la città là a farsi. Ma io dico sempre che il maiale è vegano comunque, perché mangia soprattutto verdure. Quindi... Esatto, sì, il maiale è vegano, ma no, ma poi cioè io rispetto i vegani, adesso se tutti guardate e siete vegani, per cortesia rispetto la vostra scelta, che possa essere di salute o non, ma io ho una cugina che ha cominciato ad andare vegana, dopo 6 mesi il dottore ha fatto ciccia, non ti metti a mangiare la carne o qua schioppi, muori, cioè che dobbiamo fare, capito quel discorso? Quindi certe volte il discorso era molto... cioè cambiano queste cose e a me non dispiace se le vogliono cambiare, a me fa piacere esplorare una cucina italiana nuova, però mi dà pure fastidio a un certo punto che tu mi stai là e mi stai di questo è italiano, oppure questa è una vegan carbonara, non esiste la vegan carbonara, non cambiate le ricette. Vuoi dire questa è una ricetta che io ho copiato dalla carbonara e così via, mi sta benissimo, però non mi dica una carbonara, perché certe volte io devo prendere a fucilate pure io, cioè, capito? Questo è proprio proprio da sedia elettrica proprio. Ecco, la carbonara scusa Piero, scusa. Sì, no, di questo passo rischiamo di comprometterci e di fare dei discorsi che possono essere... Vabbè, appunto, scusatemi. No, si va... Ma noi non abbiamo paura. Nello specifico. La carbonara è una cosa sacra, nel senso che quella è... non si deve nominare in vano. Piero, fai il tuo intervento, poi volevo fare un rewind. No, era solo una chiusura di disperazione. C'è un nostro ex ospite e caro ascoltatore che è un cuoco in Polonia, a Varsavia. Io e lui siamo stati testimoni del nostro collega romano in quel di Manchester aprire e consumare una carbonara in scatoletta comprata al supermercato, rabbrividendo. E se volete assaggiare, no grazie, preferisco vivere. Detta questa, parla Emiliano e torniamo indietro. Che... Sto a dieta. Poi ci sono... Preferisco morire di fame piuttosto, non sto a dieta. Ci sono tanti modi per farsi male, soprattutto con il cibo, basta andare a comprare con gli occhi chiusi e non si sa che cosa succede. Però la cosa interessante è a questo punto capire da dove è partito tutto ciò. Cioè, Mario, tu di dove sei? Perché dall'accento si capisce chiaramente che sei o siciliano o del Trentino Alto Adige. Sì, del Friuli, come Luca Manfè che abbiamo avuto ospite qualche mese fa. Infatti gli stavo per rispondere, ma sono stato zitto, masticare. No, sono nato, ho diviso la mia vita da piccolo tra Roma e Gaeta in provincia latina, che è una bellissima città, e poi dopo la morte di mio padre abbiamo seppellito papà là, perché il cimitero di Roma, a meno che non sei il nipote di Giulio Cesare Ottaviano, non è che ti trovano spazio al cimitero, quindi abbiamo seppellito papà là, poi venni qua, poi era morta pure mamma, quindi abbiamo seppellito tutti a Gaeta, così stanno insieme, quindi ho un attaccamento particolare a tutte e due le città, perché io lo dico a tutti, io sono il tipico, così mi rappresento, sono un condottiero romano che sta fuori al Colosseo, che però invece di pensare di andare a vedere i gladiatori che combattono, io sto a pensare che cosa mangiavano e che cosa bevevano durante queste cose. E poi spero sempre che qualcuno mi dia le chiavi del Colosseo, perché le chiavi del Colosseo sono per me il prossimo step che sto cercando di fare, che sarebbe il TV show e il cookbook, che praticamente non sono facili da raggiungere, ma siamo quasi lì, insomma. Quando quelle porte sono aperte, vi garantisco, al Colosseo ci saranno molti più chanting, come si dice in inglese, che di quelli di prima mai fatti, insomma, quindi un po' alla volta arriverò anche là. Quindi sì, ma romano e gaetano allo stesso tempo sicuramente, insomma, quindi eccoli dove sono. Come è maturata in te la decisione di andare negli Stati Uniti a vivere? Come è nato questo viaggio, diciamo così, che ancora non finisce e a quanto pare non finirà, perché ormai quella è casa tua e c'è la tua famiglia è lì, e ti sei organizzato anche in maniera tale che l'Italia non ti manchi troppo, diciamo.
Ma l'Italia ti mancherà, da italiano all'estero l'Italia ti mancherà per sempre, Vabbè. però sfortunatamente il discorso è, come ti dicevo prima, che non eravamo in onda. Il problema è che noi italiani possiamo fare le scarpe a tutte le popolazioni del mondo quando vogliamo, come vogliamo, con gli occhi chiusi, ragazzi. Il problema è che poi arriviamo, che raggiungiamo certi risultati e poi là scatta il menefreghismo, nel senso che ok, abbiamo vinto l'Oscar, miglior film straniero, miglior attore, quanti Oscar abbiamo vinto dopo di quelli? Niente. Abbiamo vinto gli europei, forse non ci andiamo ai mondiali. Quindi praticamente quello che certe volte mi dà fastidio del contentino che poi ci fa contenti, ok, ci siamo fatti, scusate l'espressione, mazzo tanto, abbiamo fatto, l'abbiamo fatto, adesso ci possiamo sedere e guardare gli altri, capito? Abbiamo inventato il telefono, mica abbiamo pensato, ok, vediamo come possiamo fare, no, l'abbiamo lasciato qua, gli americani ci hanno fregato. Mr. Watt si vanta che lui ha creato la maniera di misurare l'elettricità, ha inventato l'elettricità quando invece sappiamo che è qualcun altro, e a volare il signor Da Vinci secondo me non è che si stava a fare le parole crociate quando insomma questi qui hanno provato a volare, quindi è un po' una disperazione. Sempre sono venuto qua comunque con un aereo, non con una nave. Sono arrivato qua il giorno di Cristoforo. Beh, non sei così vecchio, dai. No, ma c'è ancora la possibilità di farlo, con 8 giorni vai in Italia in barca, quindi in nave anzi. Però sono venuto qua per venire a cercare mio fratello, era una situazione familiare particolare che però poi dopo è finita tra luce e vino. Io sono arrivato là e lui è tornato in Italia prima che arrivassi. Quindi però quindi l'ha fatta proprio della serie non te voglio vedere, e va bene così. Va bene così, poi sono rimasto qua e poi ho visto, ero ospite a casa di questo signore a cui devo tutta la mia vita qui in America, nel senso che se non era per lui in bene o male qua non sarei mai arrivato. E questa situazione, lui si chiamava Calogero, aveva una piccola trattoria, si chiama Trattoria Ginotto, e avevamo il motto particolare. Un giorno stavo seduto a casa sua, lui c'aveva questo ristorante, un giorno mi chiama, oh Mario, parlava proprio così, era di Scauri, era provincia di Latina. Mario, vieni un po' che oggi non mi è venuto il barboy. E vengo ad aiutarti, dentro c'è il busboy che ti aiuta. Il giorno dopo il cameriere, Mario vieni che non è venuto il cameriere, va bene. E il giorno dopo ancora vieni che il cameriere non è venuto, e detto, oh, ma li paghi questi? Perché non capivo, un giorno qua te ne manca uno. Non si presenta. Dico io. Poi quando ho cominciato a fare il cameriere per sbaglio e lavorare in cucina per sbaglio, con il mio inglese, come dicono dalle parti nostre, macciuppato, ho cominciato a capire che sfortunatamente la cucina italiana vera e propria non c'era, e questi si mangiavano certe schifezze. Ho detto, oh ma tu, questi italiani, io amo questo, si mangiavano questi piattoni, queste barche immense di pasta, che poi non erano contenti se andavano a casa, e se per caso, scusa Simo, se per caso questi qui praticamente con tutto questo contenitore to go se lo dovevano portare a casa, perché dovevano avere gli avanzi da portarsi a casa. Il doggy bag, il famoso doggy bag. Sì, che poi non c'è nessuno il cane praticamente. E poi al cane quella roba io sì, ma io al cane manco gli darei quella roba là, per carità di Dio. Comunque il cane diventa sì, barile, poi diventa una bestia, quindi diventa quello con 3 teste. Comunque capito? Quindi è stata quella poi la cosa. Ma per rispondere meglio alla tua domanda, però, perché non vedo più il tuo nome sullo schermo, non mi ricordo il primo nome. Emiliano. Per rispondere per una maniera corretta, perché poi sono rimasto qua, alla fine poi sono rimasto negli Stati Uniti, sono stato anche illegale per un periodo di tempo, fino a quando poi non sono riuscito a prendere i documenti. La risposta precisa però perché Mario è rimasto in America è perché l'Italia non era pronta per me. Bello. E a me mi piace questa, sì, mi piace questa risposta. Non era pronta per me, come non era pronta per tantissimi talenti che la gente continua a dire sono andati via perché l'America gli ha offerto. No, è perché l'Italia è ancora molto arretrata su certi livelli, su certi punti di vista. Perché alla fine io ti faccio un altro esempio con un mio carissimo amico Irko, lui mixa album in Italia, mixava album per Tizio Caio e Sempronio, è venuto in America. Adesso lui mixa album per Beyoncé, fa appena mixato l'album di Donda per Kanye West. Ragazzi, questo ha vinto i Grammy. Certo. E in Italia, ma pure qua, uno show televisivo ma da quando in qua in Italia ti puoi sognare di entrare, a meno che non diventi una velina e ti fai scoprire da buon compagni. Cioè, scherzi a parte, cioè non è la meritocrazia qui esiste ed è molto molto ben usata. Poi sì, anche qui ci sono le raccomandazioni, ragazzi, non preoccupatevi, sono tutto il mondo, però se non vale niente,
Sai quante volte al ristorante, Mario c'è mio cugino, viene in America, fallo lavorare là come ristorante, come cameriere, perfetto. Viene a lavorare, dopo 2 settimane, senti, tuo cugino non vale niente, ti abbiamo pagato un piatto di pasta, arrivederci, buongiorno e grazie, vai via. Invece da noi queste cose non si possono fare, una volta che entri poi finita là. Sì, perché la meritocrazia c'è, ma la competizione è alta, per cui ti devi sbattere, insomma, il doppio A un del certo livello normale, insomma. Senti, io sono andato in Italia dove ho visto persone che lavoravano nell'ufficio anagrafe che erano cieche. Quindi lasciamo perdere la meritocrazia qua dentro. Queste sono raccomandazioni pure. Sì, vabbè, 1 su 13 devi assumere, ho capito, ma mettilo al telefono. Non lo mette che deve andare a scegliere i file, che hanno dovuto cambiare tutta quanta le cartelle, tutte in braille, hanno messe perché questa era cieca. Ma te rendi conto che stiamo parlando? È quello che mi dispiace a me del sistema italiano, perché alla fine siamo, e lo ripeto, se l'Italia domani va in guerra con gli Stati Uniti, per una cosa ipotetica, stupida, che io torno in Italia a difendere la madrepatria. Però, quando vedi ste cose, che poi fai un ordine da un tuo... io come avete detto prima, questo magazzino che facciamo questa vendita all'ingrosso, e facciamo un ordine a giugno per essere pronto alla fine di luglio, poi chiami il primo agosto, no, siamo in vacanza, ma si deve stare a casa 5 mesi col Covid, ma quello era Covid, non era vacanza, e io che devo rispondere là? Mario, però questa cosa qui è, diciamo così, al paese secondo me è molto utile, perché grazie al fatto che tu hai un'attività e dall'estero puoi vedere le cose in Italia da un altro punto di vista, e hai a che fare con altri professionisti del settore, e diciamo così, come goccia scava la pietra, piano piano puoi comunicare, diciamo che un altro modo di fare alcune cose è possibile, e quindi ci teniamo il meglio che abbiamo, ma se possiamo migliorare qualcosa lo possiamo fare anche grazie a gli espatriati che interagiscono col paese e riportano idee o comunque punti di vista diversi, per cui il tuo, diciamo così, la tua attività a tutto tondo a me mi interessa particolarmente, non solo per il cibo, che per noi potremmo andare avanti ore e ore a parlare di cibo, perché non solo ci piace mangiare, ma ci piace cucinare, ci piace parlare di cibo, guardare cucinare gli altri, però appunto questo modo di comunicare, di portare all'estero quello che siamo, la nostra cultura sostanzialmente, è per andare avanti, migliorare. Io non lo so se tu all'inizio, quando hai iniziato la tua attività, pensavi che finivi in questo modo, comunque che arrivavi a un punto in cui ti potevi dire di essere un ambasciatore della cucina italiana. Come questo percorso? Non ci ho mai pensato, non è mai venuto in mente, però anche io ho deciso di come si dice in inglese, reinvent myself. Reinventarmi, perché giustamente queste sono cose che bisogna avere una certa predisposizione per fare queste cose, perché a me quando la gente mi viene vicino e mi dice oh my god, you're so lucky, you are on Iron Chef, tu sei così fortunato che sei un giudice culinario su Iron Chef, che è come Master Chef, e dico no, non sono fortunato, io mi sono fatto tanto, certo, me lo sono meritato. Qui non parliamo di fortuna la parli quando giochi alla lotteria, ma qua la fortuna non esiste, qua la fortuna te la sei creata, se vuoi chiamarla fortuna, ma non è fortuna, ti sei creato, ti sei fatto, ti sei messo in una posizione tale che non volevi. Sì, io ho lavorato 13 anni alla Barilla. Quando sono andato via dalla Barilla, la gente dall'Italia che mi chiama, oh mio Dio, ma sei andato via, c'avevi il posto fisso, ma adesso che fai qua là? Troverò qualcosa che è meglio, anzi ho trovato già qualcosa che è meglio. Certo. E quindi praticamente sempre cercando di crescere, no? Che dici vabbè, sono contento qua, faccio i miei 30.000 euro al mese, 30.000 euro all'anno, quello che sia, siamo contenti e così via. No, le possibilità di fare di più ci sono, e devi anche credere in te stesso a un certo punto. E quindi perciò l'ho detto, l'Italia non era pronta per me, tornando proprio indietro a quel discorso, ed ecco perché sono dove sono, e i ragazzi vi garantisco non mi fermo qui. Bene. Ecco, ci racconti un po' di Iron Chef, come sei finito a fare? È uno dei programmi più grossi di Food Network praticamente. Sì, è uno dei programmi ogni più nazione grossi... ce n'ha uno, ma insomma in America penso che sia stato forse quello con più successo. Diciamo che avevamo dai 4 milioni e mezzo a 5 milioni di telespettatori per puntata, quindi indubbiamente sì, un bel successo. È un programma copiato da una versione giapponese di Iron Chef,
Però da là poi hanno preso uno chef che era uno degli chef principali di quello show e il nipote di uno di questi presentatori, che si chiama Mark Dacascos, che tuttora è anche un mio carissimo amico. Mark fa anche l'attore di arti marziali, avrete visto probabilmente Johnny Wick 2, che era lui il bad guy, comunque sempre una grandissima persona. E comunque hanno preso queste due persone e hanno fatto l'Iron Chef qua negli Stati Uniti, che praticamente c'è ci sono 5 chef di ferro, praticamente gli Iron Chef, e poi c'è un contendente che entra e sceglie con quale si vuole sfidare, e per sfidarsi devono cucinare in 60 minuti 3 o 4 portate, dipende, però devono essere fatte con l'ingrediente segreto. Quindi poi si alza una campana e sotto questa campana di metallo c'è l'ingrediente segreto, che può essere di tutto, dall'agnello alla rana al prosciutto. Questo è Mark Dacascos, per esempio. Dalla rana al prosciutto, può essere la mozzarella, può essere, che ne so, un sacco di altri ingredienti, cranberries che stanno là, per esempio. E questo è lo show, e in 60 minuti con un team di 3 persone. Questa è la battaglia del parmigiano, questo è Morimoto. Quindi praticamente devono creare queste portate, e poi alla fine i giudici culinari che sono qui sul palco, che siamo in 3, sono quelli praticamente che decidono chi è il vincitore, e quindi viene annunciato da Marta Casco. È una bella cosa perché vedi degli chef che creano delle portate in 60 minuti che, diciamo, che poi sì, hanno una lista di 3 possibili ingredienti segreti che potranno essere parte di quell'episodio, però non sanno neanche quale, quindi prepararsi, c'è un'idea, però insomma ci deve per forza essere un'idea, perché sennò giustamente in 60 minuti non ti puoi inventare di fare il gelato alla rana, perché l'abbiamo fatto, perché giustamente quella è una cosa che nonostante tutto te la devi pensare prima, perché è una cosa abbastanza innovativa. Quindi sì, c'è sempre, però non sai mai quale di questi 3 ingredienti possa essere. E poi è sempre una sfida, però, è sempre una sfida a duello, quindi anche la performance lì in quel momento, se ci hai pensato, ti sei preparato, ma sempre che dopo lo devi fare. Quindi se non poi ragazzi, non vi dimenticate, chi si brucia, chi si taglia, succedono queste cose indubbiamente, chi si emoziona, perché giustamente davanti a una telecamera non è semplice, ragazzi. Poi c'è veramente 60 minuti. E quello che stavo dicendo, anche l'organizzazione deve essere ferrea, perché devi seguirlo. Assolutamente, quindi tu devi sapere che Giovannino di Castellammare deve fare questo, Romina di Pisa deve fare quest'altro, perché sennò giustamente poi alla fine 60 minuti non è che riesci a presentare tutti, il tempo vola, ragazzi. Una cosa ecco, ma i piatti sono buoni? Guarda, c'è stato di buono, perché c'è questa leggenda, ecco, c'è questa leggenda che in TV poi dopo quelle cose che ti preparano, che ne so, faccio un esempio l'italiana, la prova del cuoco, poi quello che c'è lì preparato, insomma, non è assolutamente commestibile. Quindi sì, no, ti dico la verità, io ti racconto 2 cose simpatiche. Numero 1, io sono uno dei pochi, ecco perché ero uno dei top 5 più amati dai telespettatori come giudice, perché io ve la dicevo proprio com'era, nel senso che non è dice buonissimo, no, io dico è buono perché questo sapore magari si sposa bene con quest'altro sapore, con questi ingredienti. A me lo spiegavi al telespettatore che ti stavi a mangiare, perché giustamente certa gente dice buonissimo che ti sei mangiato, che era buonissimo, che era dolce, era salato, era duro, era morbido, era, che c'aveva il sapore del gorgonzola. Io spiegavo tutto, ecco perché mi ha dato pure queste possibilità. Però alla fin fine un'altra cosa che mi è risultata molto simpatica, guardavo il Food Network Italia un giorno e mi sono trovato io su Iron Chef doppiato in italiano. Io poi ci butto 2000 parole in italiano, quindi praticamente. E poi c'era un altro chef di questa ragazza, c'era un altro show sul Food Network di questa ragazza, non mi ricordo chi era, che vorrei conoscere, magari se guarda questo show probabilmente ci metteremo in contatto, che faceva i commenti di dire guarda che cosa hanno cucinato, che cosa non hanno cucinato. Però non mi è piaciuto quello show in ogni caso, che prendevano in giro, ma più che altro perché tutto era basato sul fatto della cultura culinaria italiana. Però noi quando andiamo su quello show andiamo là, quando ci dice addirittura alla presentazione with an open stomach with an open heart and an empty stomach, andiamo con un cuore, una mentalità aperta e uno stomaco vuoto, nel senso che alla fin fine proviamo, perché alla fin fine se uno deve rimanere attaccato alla sua cultura italiana
o la cultura della tua nazione non te mangerai certe cose, però certe Certo. cose erano buonissime. E Bisogna poi avventurarsi, no? E provare. non Esattamente. dimentichiamo che la nostra cucina è comunque un aggregato di cose diverse che nel tempo si sono aggiunte e non abbiamo mai avuto problemi a cucinare cose che venivano da altri paesi in meglio Couscous, o a quello che modo sia, nostro. sia. Ma Pomodoro. basta pensare agli spaghetti. E spaghetti, il pomodoro mica veniva dall'Italia. Non c'era e quindi allora siamo arrivati a oltre metà, diciamo così. Sì. Quindi Raffaele ha Allora, una cosa ovviamente, se siete arrivati fino a qua, non questo potete. show, scusatemi, ma Sì. questo show sarà 1 ora e 25 minuti perché piace a tutti, quindi va bene così. Ci allunghiamo, va Vai bene. Raffaele, Poi vai, fai pubblicità. post produzione a manetta poi dopo. Allora, intanto, come sempre, vi ricordo di seguirci sui nostri social, di cercare Una Vita da Lontano, di iscrivervi ai nostri canali YouTube, di scaricare i nostri podcast, di andare su unavitalontano.com e ovviamente, così come Piero fa il gesto delle 2 dita che si sfregano, ci state ascoltando in podcast, vi ricordo che potete andare sul nostro Patreon, cercare Una Vita da Lontano e insomma iscrivervi ai nostri abbonamenti per avere i nostri gadget. Ecco, io invece ritorno al mangiare dicendo che, per esempio, il mio programma televisivo preferito, uno di quei preferiti, è Masterchef Australia, perché è messo in un posto dove ci sono talmente tante culture diverse di cibo che ogni concorrente viene praticamente da un posto diverso del mondo, poi magari tecnicamente delle volte un pochino si perdono, però ti dimostra che tu con una certa mente aperta puoi provare cucina di tutti i tipi, di tutti i posti. Però c'è... Infatti il vincitore di Masterchef Stati Uniti di 2 o 3 anni fa, un mio carissimo amico Luca Manfè, nostro ospite, intervistato, sarà vostro ospite nella prima stagione, sì. Luca praticamente per me è stato un onore, perché vedere un italiano che neanche parla inglese, perché sfortunatamente ancora oggi non è che parla questo inglese, comunque, e vederlo però che si è messo cuore e anima a fare quello che ha fatto e a vincere uno show come Masterchef ci fa sempre fieri. Io spero un giorno che, a parte il bellissimo show Una Vita da Lontano, però che qualche altro show italiano riesca a far capire cosa gli italiani fanno all'estero e far capire anche agli italiani che vogliono andare all'estero che non è così semplice, ragazzi. Cioè, io ho lasciato casa e bottega e tutto all'età di 21 anni e io stavo solo, cioè io stavo qua, mi sono dovuto ricostruire una vita. Certe volte sì, vai, tu sei in America, fai i soldi, sì, mi sono fatto un mazzo tanto, ragazzi, e ho pianto, e ho speso migliaia di dollari in telefonate di cellulare a chiamare in Italia quelli che pensavi che erano 100 amici, poi alla fine sono rimasti 3. Quindi, capito, non è così semplice certe volte. Poi lavorare orari, cioè, capito, qui io ho invitato dei pizzaioli a venire a lavorare in America, di venire qua, apriamo delle pizzerie, quanto mi dai? Va bene, io ho questo, ti pago il vitto e alloggio, vabbè. No, ma sai, poi io sabato sera alle 7 me ne vado, perché di solito, ma come, l'americano esce alle 7:30 a cena, io che gli do da mangiare? Cioè, capito, certe storie, capito? Poi alla fine fa, ma che fai adesso? Disoccupato? Ma allora, figlio mio, allora sei stupido. Dico, prendi l'opportunità, ma c'è da farsi giustamente ecco, bravo, volevo dirlo così, il mazzo quadrato, e perciò alla fine ti capita pure che sì, fai $3.000 a settimana, ma hai lavorato 60 ore in una settimana. Però se cominci a guardare questi aspetti, che prendi quello, dividi per quello, questa non è vita, e qua là, allora c'è ragione, perché una cosa bisogna dar credito all'Italia. Noi la dolce vita ce la godiamo, questo è poco ma sicuro, e gli do credito. Però certe volte, però, per pagarsi per la dolce vita non è che possiamo aspettare sempre che mamma e papà ci lasciano l'appartamento o che dormiamo a casa con mamma fino a 40 anni. Con tutto rispetto parlando, fatelo se lo fate, ma per me è stata una batosta. Io sono stato quasi preso, cioè, vai via da casa a 20 anni, oh mia, ma come? Ma che devo fare, ragazzi? Mica posso stare a casa qua dentro per tutta la vita. Mario, rispetto per chiunque ci vada, per carità, però. Mario, cosa è stato diciamo così, lo shock culturale che hai avuto appena sei arrivato negli Stati Uniti e hai iniziato a muoverti, diciamo così, per vedere se potevi restare, se era il caso o meno? Hai avuto delle cose specifiche, diciamo, delle reazioni? Io ho fatto una scelta diversa. Prima di tutto ho cercato di stare lontano il più possibile dagli italiani, perché volevo parlare in inglese. Io ero bravissimo in inglese a scuola, grazie alla bravissima mia professoressa, la signora Gonnella, che la ringrazierò tuttora,
per il resto della mia vita, perché io ho portato inglese a ragioneria agli esami di maturità, che la gente mi guardava e dice come hai portato inglese? Invece ho portato inglese. E quando ero l'ultimo a essere esaminato, e a un certo punto il professore ci ha preso gusto che io parlavo inglese così bene, siamo stati 45 minuti qua, devo andare a casa. Dico, il bidello era passato, ha lasciato le chiavi, dice chiudi tu quando esci, perché qua stiamo ancora a aspettare. E comunque no, ringrazio a lei, e tra parentesi, piccola parentesi, ma quando esco dall'aeroporto salgo in macchina e vedo due cose, un cartellone gigantesco diceva cellularone, dico caspita, tutto grande in America, invece era cellular one. E poi l'altra era un camion di una bakery, di una compagnia che faceva il pane, e c'è scritto Gonnella Bakery. Dico no, questa mi sta a perseguire pure negli Stati Uniti, è venuta con me per essere sicuro. No, era un bel segno, anzi ci sono molte cose che io vedo che mi ricordano l'Italia, per carità, però tutto sommato questo è. Ma ti dico, lo shock culturale era il fatto proprio di vivere in una nazione dove non c'è cultura, cioè l'America non ha una cultura, cioè la cultura americana non esiste. Questo è un misto di migliaia e migliaia di popolazioni, ragazzi, di culture, di stili di vita, quindi è un melting pot. Quindi per me era, cioè non è che dici sai voglio farlo all'americana, che fa l'americana? Gli hot dog, che poi sono gli Ustel, o gli hamburger. Oddio, però, capito? Però quelle cose buone, tipo i pancakes, oppure ma buone che hamburger super buoni. Sì, viva l'obesità. Io devo dire che quelle 3 volte che sono stato negli Stati Uniti non mi sono mai lamentato rispetto alla quantità, e poi ovviamente non andavo a mangiare italiano, però sì, ma magari tu andavi in una pizzeria, andavi pure, cioè vatti a mangiare una deep dish pizza, che sono alte così. No, questo mai. Strato qui è un po' di cosa di pizza, e il resto è tutta mozzarella americana, poi, no? Quindi pensa, te fai una fetta di questa, che tu quando vai a Mestre con la bora ti mangi una fetta ma non voli, perché ti rimane proprio, pesa 4.000 kg, rimane sullo stomaco per 4 giorni. Infatti io la mangio ogni tanto, però Chicago, quindi sì, la deep che è dish la patria della deep dish, no? Per carità, però se la possono mangiare loro, nel senso che una fetta me la mangio una volta ogni tanto, ma non è per cattiveria, ragazzi, è pesante come mangiare, è pesante come proprio come cucina, insomma, certe cose sono così combinate con certi sapori che io non li capisco. Cioè, a parte che loro sulla pizza, alcuni americani ci mettono il ranch dressing. Quindi c'è un amico mio che c'ha una pizzeria a Napoli. Ma sì, ma lascia stare, ma quella è proprio una tortura, esatto. Guarda, è stata proprio, mi reggo la testa per evitare, guarda. Però il ranch dressing sulla pizza, ma io dico, ma sta cosa a voi, ma chi ve l'ha insegnata? È quello che voglio capire, non gli italiani, spero, perché a questo punto quello deve essere proprio spatriato dal mondo, perché non si fa così. Però ci sono certe combinazioni che però alla fine, sì, la deep dish, ragazzi, vi dico la verità, è pesante, però è buona. Sì. E quella è un'altra cosa che il barbecue, stavo pensando adesso, il barbecue sauce, barbecue sauce è buono. C'ho la versione più strana della pizza che si sia mai mangiata, sempre dal Messico, la papa pizza. Purè di base, che non è pasta della pizza ma è purè di patate messo in forno, e sopra pomodoro, mozzarella, poi mozzarella era un formaggio di quelli yellow cheese, e una marea di roba, sì, esatto, è una marea di roba piccante e carnosa, cioè arrivata alle 5 del mattino dopo un'abbriacatura tremenda, devo dire un paradiso. Sì, perché ci crede, assorbe tutto, praticamente quella è come la Rai, di tutto di più c'era là dentro, hai capito? Ma ci stanno dei piatti, come dico spesso, ci stanno dei piatti, ti giuro, che certe volte qua in America io non li capisco, e poi c'è Piero Angela ci fa 28 episodi nel mondo di Quarto con un piatto, quello che c'è da scoprire dentro, che ragazzi non ve lo voglio manco dire, cioè, però piace, però amano questa cosa dell'abbondanza, del fatto che c'è molti ingredienti dentro, e certi sapori non sono malvagi, a parte che poi dopo, non so se sapete, in America una delle medicine over the counter, che si trovano pure praticamente, non so come si dice poi in italiano, over the counter, che si trova anche da banco, che è uno degli antiacidi per lo stomaco, si chiama, cioè, capito, questi qui giustamente è la medicina numero 1 venduta, quello dice ma io ho l'acidità di stomaco, e ci credo, ti sei mangiato di tutto e di più, ti sei scrofato, è logico che ti fa male lo stomaco, è logico che ti dia l'ulcera, cioè sfortunatamente però sono delle culture che io cerco di combattere e far capire che con pochi ingredienti e pochissime cose riesce a fare un piatto buono. Noi siamo capaci italiani a aprire un frigorifero, con quello che c'è facciamo un piatto.
Per Ecco. noi un'insalata di pomodoro, olio e aceto, è perfetto, per loro no, ma che altro ci mette? Che ce devo mettere? Olio e pomodoro, basta così, va bene così, Se un po' di pomodoro è sale. buono. Qui appunto. entra in campo l'educazione alimentare di base e l'avere, diciamo così, delle competenze minime di saper cucinare, che anche se non accendi nessun fuoco e nessun forno, di mettere insieme più cose Nel non, microonde. no, anche crude, come fare un'insalata Sì, senza sì. metterci dentro della roba chimica per esaltare il sapore, altrimenti non ti sa di niente, e avere gli ingredienti base di qualità e veri, diciamo così. Sicuramente. Come hanno capito i nostri ascoltatori, noi se ci accendiamo sul cibo, poi continuiamo a andare su questa linea. Invece una domanda per tornare a te, se te la posso fare: che cosa è Prego. che veramente ti manca dell'Italia dopo 30 anni? Numero uno, il valore che noi italiani abbiamo della famiglia. Abbiamo un valore della famiglia che è immenso, dove io sfortunatamente ho appena perso il mio vicino di casa, che tra parentesi mi sono mosso in una cittadina che si chiama Lincolnwood, dove volevo stare lontano dagli italiani il più possibile. Il mio vicino di casa è italiano, quello davanti di casa italiano, ho detto caspita, ho capito. Comunque è appena andato in paradiso 2 giorni fa, e con lui praticamente il valore della famiglia, il valore pure di sedermi con lui, farmi una partita a carte o sedersi fuori. Cioè noi usciamo, andiamo a Pizza Metro qua a Chicago, mio carissimo Marco, con il mio migliore amico Simone Pica, andiamo a mangiarci sta pizza, siamo seduti là per 3 ore e siamo contenti, è una cosa soddisfacente. Quando poi invece che fai qua, se devi uscire devi per forza andare a bere. Quindi io ho dovuto cominciare a bere qualcosa, perché sennò mi portavano fuori gli amici, perché mi dicevano guarda non si può fare. E quindi praticamente sì, il valore della famiglia è numero uno. L'educazione culturale, spero tantissimo che qualcuno nel governo italiano stia guardando questo Beautiful Podcast, perché spero che il governo ci dia dei soldi in America per educare gli americani meglio ad usare, a conoscere e a cucinare i veri prodotti italiani. Perché alla fin fine, quando l'americano dice ma il parmesan costa $3, il parmigiano costa $19 magari, quello che sia. Ragazzi, ma alla fin fine la differenza del prodotto si sente. Quindi io vedo che adesso sei dentro Lincolnwood, Illinois, dove addirittura io ogni anno poi nel mio paese, nel mio villaggino, faccio un evento che si chiama Iron Chief. Praticamente noi facciamo un evento dove raccogliamo fondi per i food pantry, praticamente i posti dove la gente può andare a prendere roba da mangiare, che sono poveri e non hanno mangiare. E praticamente è una battaglia culinaria tipo Iron Chef, però è tra la polizia e i pompieri. Quindi praticamente i poliziotti e i vigili del fuoco si combattono, si fanno questa battaglia culinaria dove io scelgo l'ingrediente segreto, e poi ci sono un sacco di ristoranti della zona che partecipano, danno a mangiare gratis a tutti i partecipanti, dove la gente viene, fa una donazione di $30-50 e quelli poi li diamo alle famiglie, sfortunatamente, o le famiglie dei poliziotti e dei vigili del fuoco che sono morti, sfortunatamente non hanno maniera di andare avanti, oppure a famiglie che non hanno, senza tetto, che non hanno possibilità di comprarsi da mangiare. Infatti io faccio moltissimi eventi dove raccogliamo soldi per delle buone cause, specialmente a livello di mangiare, perché la povertà in America, nonostante tutto quello che vede in televisione, però anche qua fa abbastanza schifo. Guarda, prendo la palla al balzo per farti una domanda stupida e una seria non che non facciamo da no, ci sono, fidati, le non mie. Ci sono domande stupide, perché non non hai mai tutte, ascoltato le mie, perché non hai mai ascoltato le mie. Una domanda, in realtà è una domanda per ridere, diciamo così, e una invece Dai. che è un po' più seria, che però non facciamo da tanto, ma ascoltandoti mi è venuta voglia di tirare fuori dal dimenticatoio in cui l'avevamo messa. La prima è, visto che ti trovi in Illinois e che uno dei miei film preferiti in assoluto è ambientato proprio in Illinois, bravissimo. La mia domanda è: ma durante tutti questi eventi di caritatevoli c'hai mai avuto i nazisti all'Illinois che ti venivano a rompere scatole? Perché io me lo so sempre chiesto. Non sono mai venuti. No, non sono mai venuti i nazisti dell'Illinois a fermare i miei eventi.
anche perché poi molti di quelli che faccio c'è la security, quindi Bene. no, scherzi a parte, no, però ti dico che ho viaggiato, ho guidato moltissime volte vicino a queste zone dove hanno fatto i film, specialmente sotto la sopraelevata, Sì. dove c'è la famosa L, quindi ogni tanto la guardo e mi immagino quel bel film. Mandaci una foto. Anche perché poi io ho visto, non ho mai conosciuto di persona, ma ho cucinato a degli eventi dove c'era anche Belushi, Wow. però non sono mai riuscito ad arrivare a contatto con lui, nonostante poi, se mi fate la domanda, ve lo dico, qualcuna delle grosse celebrità per cui ho cucinato nel passato, ci facciamo due risate anche quella lascio Emiliano. Invece ti faccio una domanda perfetto. che è un po' più legata all'ultima che ti ha fatto Emi, appunto, che era Nostalgia dell'Italia, e da una persona che ci ha dato sia come dire, un punto di vista estremamente entusiastico, sia uno anche tenero, che è quello dei momenti, insomma, più intimi. Che cos'è che ti sei portato dall'Italia a cui poi non sei mai riuscito a rinunciare passando avanti con gli anni? L'italianità. Bello. L'italianità, perché ho addirittura perso un posto di lavoro per la mia italianità. Per una compagnia sempre gioiosa che fanno della mozzarella americana in Wisconsin. Sì. Cercavano un executive chef, e quando cercavano questo executive chef io ho fatto la domanda per partecipare appunto alla selezione e sono arrivato fino alla fine, ho vinto praticamente. Mi hanno detto: devi creare dei menù per questa compagnia, devi fare questo, devi fare quell'altro. Ah, bravo, benissimo, mangiare buonissimo, perfetto, E poi mi chiamano dopo 2 settimane: mi dispiace, abbiamo deciso di non assumerti perché sei troppo italiano. Okay. E quindi praticamente è stata una sveglia anche, uno schiaffo morale per far capire che, nonostante tutto, ragazzi, noi parliamo sì che questi mangiano male, ma d'altronde la loro nazione non è l'Italia. C'è da sorprendersi se succede in Italia, ma se succede qua, nonostante tutto, questa è l'America, la nostra nazione. E ti dico una cosa, un fun fact, come si dice in americano, che se tu vuoi avere la bandiera italiana sulla tua finestra di casa, sul tuo balcone, quello che è, per legge devi assolutamente e sempre metterci anche quella americana. Ah, ok. Tu devi rispettare la nazione che ti rispetta, che ti ospita. Quindi, okay, ma tu sei diventato cittadino americano, diventerai cittadino americano? Sono diventato cittadino americano per i miei figli, più che altro perché poi c'erano un sacco di condizioni per mandarli a scuola e roba varia che erano rotture di scatole, quindi ho scelta. Ma ti dico la verità, adesso sfortunatamente ti potrò dire che probabilmente ho speso molti più anni effettivi negli Stati Uniti che non in Italia, però torno molto spesso, torno sempre per guardare e scoprire cose italiane che sono nuove, che si stanno adesso evolvendo, nuovi stili culinari, nuove cose che in ogni caso c'è da portare anche negli Stati Uniti, per fargli capire che l'Italia non si è fermata a spaghetti, meatballs e marinara sauce e fettuccine a freddo, ma bensì puoi trovare anche un bel piatto italiano col couscous, che però giustamente la gente quando mi guarda mi dice: ah no, il couscous no, è africano. Vabbè, senti Ciccio, io sono stato adesso in Italia, sono tornato e l'hanno cucinato là, da me cosa vuoi? Nel senso, e che poi insomma, non per fare della retorica, ma il ristorante migliore al mondo da qualche anno si chiama Osteria Francescana. Sì. E io volevo proprio dirti quello, infatti sono diventato grande amico no, però mi sento mensilmente con Massimo Bottura, perché lui venne a Chicago per fare questo evento al National Restaurant Show. Ci saranno anche le foto sul mio sito da qualche parte. Comunque abbiamo fatto il Restaurant Show e lui presentava il libro e io facevo il presentatore, lui stava vicino a me, le risate che ci siamo fatti, ma poi lui mi riconobbe perché avevamo fatto un evento insieme a New York per la Barilla molti anni prima, dove io lavoravo anche per la Barilla, e lui, Guido Barilla, aveva affittato un quarto di Central Park, per dirvi praticamente, per farci questa grossa tenda per educare la gente sulla pasta, e per poi la sera questa tenda da posto educativo diventava un grosso ristorante, dove poi dopo il ristorante c'era qualcuno, come si chiama, Andrea Bocelli, che veniva a cantare, così, un ragazzino, così, John Gotti, sta gente qua che, capito, Chris Botti, scusatemi, che veniva a suonare. John Gotti l'ho visto, stava anche lui nell'Illinois, però quello ha cantato in una maniera diversa, quello l'hanno fatto cantare, quello. Ecco, per essere un po' didascalici, John Gotti è uno dei più vecchi e famosi mafiosi americani, sì, insomma, che stava qui nello stato dell'Illinois. Una cosa, anzi, che ti devo dire, una cosa che mi ha appassionato, che ho studiato e che ho addirittura letto molti libri, è cercare invece, ho studiato per un po' lo sviluppo della mafia negli Stati Uniti. Mi ha appassionato questa rete di cose che alla fin fine, essendo un'organizzazione non buona,
ma è una delle organizzazioni più ben organizzate nel mondo, ragazzi. Super Siamo efficiente, sinceri. certo. Molto della serie, capito? Dallo Altro che Scarparo, Six Sigma. hai capito? Noi studiamo Scarparo. Six Sigma. Però non ti nascondo che ho conosciuto dei personaggi in vita mia cucinando che erano responsabili di grosse cose, signori, veramente signori, però alla fine mafiosi, insomma. Beh, certo. Però insomma sempre tanto di rispetto per la parte buona che avevano, poi per la cattiva. Ecco. Comunque. Meglio Allora vai. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Ma no, Però, dai, facciamo il primo podcast di 1 ora e 25 minuti, dai, ci divertiamo. No, ma perché facciamo poi la seconda puntata? Adesso vedi, dopo allora, dopo la pausa di Natale, sì, perché a febbraio-marzo ci risentiamo. Mettere troppe cose dentro una sola puntata è un po' come buttare troppi ingredienti in cucina, mettere troppa carne a fuoco, devi dire. Troppa carne a fuoco, stavo di pure io, se devi capito. Vabbè, capito, se faccio io tutte le battute, tu che battute fai, Pier? Allora, per chiudere, diciamo così, una cosa che è cambiata in Italia, che ti ha colpito, che è cambiata molto da quando tu sei partito a adesso, le ultime volte che sei tornato, che cosa ti ha sorpreso del cambiamento dell'Italia che l'Italia ha fatto mentre tu eri via? Sì, rimando nel mondo culinario, e la faccio breve perché sta per finire. E quello che mi ha colpito di più è vedere le nonne portare i bambini a McDonald's. Sì, perché al quindi è una McDonald's cosa ci che si mi va ha colpito perché, ma per quello che sia, anche per non era compleanni, ma è stata una scena che mi ha colpito perché io ero rimasto, stando qua negli Stati Uniti, ero rimasto al fatto che nonna faceva due cose: o te cucinava lei, oppure ti dava le 2.000-3.000 lire e diceva a Roma, ad esempio, dove abitavo io, vai giù alla boulangerie, digli che sei mio nipote e fate un bel pezzo di focaccia con prosciutto, e poi, capito? Invece adesso sfortunatamente vedo che e nonostante tutto il McDonald's in Italia sicuramente è meglio di quello americano, non che ci sia stato da anni io, però questa è una cosa che mi ha colpito, vedere anche, diciamo, vedere l'Italia che sta cominciando ad americanizzarsi, sì, sul livello culinario. Questo mi ha colpito. Anche se 5 anni fa abbiamo avuto il primo McDonald's che ha chiuso per colpa della concorrenza, cosa che era stato un evento unico in Europa praticamente. A Bari, la concorrenza? Non lo so. A Bari gli aprì una focacceria davanti. La focacceria barese li ha devastati. Praticamente nel giro di 3 mesi hanno chiuso il ristorante. Come dicono quei famosi comedians i baresi, Madò. Esatto. Madò. Allora, comunque, no, ragazzi, allora 1 minuto e 01, ragazzi, che dobbiamo fare? Dai. Allora, domanda. Allora, un'altra domanda, dai. No. Un'altra domanda, no, invece cosa ti aspettavi che noi ti potevamo chiedere, invece non ti abbiamo chiesto, una cosa che pensavi effettivamente che ci poteva venire in mente, invece non ci è venuto in mente? Allora, il mio sito è mariorizzotti.com, mi raccomando, compratevi i prodotti. No, ecco, i prodotti si possono ordinare anche fuori dagli Stati Uniti. Sfortunatamente non conviene, non lo farò mai, anche se poi magari quello che farò per fare il cliente contento, contatterò qualcuno d'Italia per farvi spedire dove state, magari no, sfortunatamente no, e neanche il sito magari lascerà la possibilità di che poi mettiamo comunque in descrizione, mettiamo tutti i social di Mario ed ovviamente il sito. Per forza. Una domanda che non mi avete fatto ancora è: Mario, quando sei disponibile per la seconda puntata? Questa sicuramente però secondo me la tua collaboratrice mi scriverà e mi saprà dire quando sei disponibile. Romina è fantastica su queste cose, ma no, veramente, quale piatto italiano vero va di moda negli Stati Uniti? Ecco. Questo è interessante. Poi ti racconterò una cosa interessante. Eccola, quindi andiamo 1 ora e 46 minuti garantito. No, è stato uno shock avuto nel 2018. Dimmi prima lo shock e poi arrivare a Londra, entrare in un pub e chiedere: mi porta la birra che è trendy in questo momento? Ah, certo, Proni. Che era l'astra azzurro. Poi ti dico dove sono stato a mangiare a Los Angeles. Dimmi Raffaele, dimmi Raffaele. Sono andato a mangiare al ristorante di Nancy Silverstone. Ok. Che tutto sommato non mi è dispiaciuto. Non si mangia male, no? Non si mangia male per niente.
per essere un'americana che fa cucina italiana, ma insomma Sì, no, con uno ma io studio se vuoi ti approfondito. faccio conoscere degli amici miei che vengono dal Messico, uno che si chiama Juan Urbieta. Juan lavora per un ristorante che si chiama Bartolotta, di cui il Paul Bartolotta è un mito sulla cucina italiana qua negli Stati Uniti, e questo, ragazzi, cucina meglio di 100.000 pseudo italiani che si sbattono in cucina e ti tirano fuori questi piatti che veramente, come escono alla cucina, potevano andare direttamente nel secchio di immondizia. Comunque, e non vi nascondo che però io mangio anche cucina italo-americana. Io Vabbè, la Caesar buona. salad me la mangio, cioè buona, non è che, però non la riconosco come cucina italiana, insomma. No. Però un piatto che ad esempio adesso c'è la moda ultimamente, sicuramente carbonara, amatriciana, sono piatti che però finalmente però ci devono sempre mettere quel tocco loro, di quel piccolo twist che ci devono mettere dentro e cambiare qualcosa. Ma dico, ma è tanto buona così com'è, ma lasciatela perdere. Devo copiare una frase di un altro famoso italiano all'estero che però, nonostante ancora non ho capito come si chiama, forse l'avete visto, è un italiano che diceva la stessa cosa. Dice noi, lei gli fa, noi nella lasagna ci mettiamo il cream cheese, e lui gli dice, una ricetta di mia nonna di 100 anni, tu me la distruggi col cream cheese. E poi Quello lui è dice Gino. questa, Gino, bravo, che poi gli risponde, io rispondo lo stesso agli americani e gli copio la frase, ma siamo venuti noi qua a cambiarvi la vostra torta di mele, di Montani Guerrieri? No, e allora? Perché dovete cambiare le ricette nostre? Non l'ho capito, siamo venuti qua a cambiarvi l'hamburger o l'hot dog? No, e allora lasciateci in pace. Fate le ricette come c'è scritto sul libro e state zitti. Se no scrivete adaptation di questo piatto, ma non mi scrivete questa è una carbonara. Io una volta sono andato a mangiare in un posto e ti ho detto vegan carbonara. Madonna mia. Vabbè, allora lasciamo perdere. Poi dice no, ma noi usiamo le zucchine, facciamo gli spaghetti di zucchine, poi ci mettiamo questo, ci mettiamo quell'altro. Ho detto chiamala come uomo, non la chiama carbonara. Buon piatto. L'hai mangiata la seafood per carbonara? cortesia. Ecco, a questo punto il secondo episodio non si farà mai più. No, te lo chiedevo perché a me perché mi ha offeso adesso. Però la carbonara di pesce la fanno anche in alcuni ristoranti italiani molto gli molto cascassero famosi. le mani e voglio dire buona, buona sicuramente. Devo venire Però, in insomma, Italia a provarlo. Guarda, proprio, mi dite l'indirizzo, così sono no, sicuro che in quella regione non ci vado. Ma se- No, è orrendo. Però insomma io non sono un grandissimo fan, ma insomma mai provata. Però Io adesso però velocemente vi faccio una domanda io a voi, ci giriamo le posizioni, no? Tutti e tre voi, allora cominciando da Piero, andando a Raffaele ed Emiliano, anzi Emiliano poraccio che non ha parlato tanto. Ma lui è sempre Emiliano, un po' silente. il piatto, sei mai stato tu in America prima di tutto? No. No, ok, non ci veni. Allora, no, scherzi a parte. No, scherzi a parte, una cosa tra me e te, Emiliano. Ha un piatto all'estero non italiano, pseudo italiano, che però ti è piaciuto. Pseudo italiano, non italiano? Sì, esatto, pseudo italiano o non italiano. Che ti è No, piaciuto. Per tutti e tre. In realtà c'è stata una pizza all'estero che mi è piaciuta, quindi l'ho trovata. Dove? Non con Cork. l'ananas, no? No, non con l'ananas. Bravo, con, esatto, perché questa è un'altra con storia in America. con le adesso. 3P. No, le 3P, ho capito. Con le 3P. Allora, Raffaele. allora il piatto più buono mangiato negli Stati Uniti, ok, adesso escludendo le cose, quegli hamburger pazzeschi, il barbecue, quello fatto bene che cuoce 15 ore a 60 gradi, eccetera, eccetera, ma il granchio cotto nella pentola con la salsiccia e le patate fatto a Fisherman Wharf a San Francisco. Buono. Quello insieme al chowder, quindi alla zuppa di pesce, quelle sono state le cose più buone che ho mangiato in Chowder. Adesso aspettiamo che Piero Poraccio già si è preso due pasticche di antiacido. Vai Piero, tocca a te. Allora, dunque, a parte che no, ti sorprenderò, invece ti dirò quello che ho odiato di più in assoluto nel continente americano, che non è negli Stati Uniti ma in Messico, perché dopo la papa pizza che invece ho adorato, mi hanno fatto assaggiare la tortilla pizza. Una serie di tacos messi uno sopra l'altro, aperti con un purpurri di robaccia immonda e incommentabile. Il problema è che i tacos sono deliziosi perché rimangono un po' morbidi dentro, poi quando tu li apri si secca completamente la massa, quello che c'è sopra diventa si raggruma e lascia solo il grasso
e la roba cementosa. Cioè tu mangi un morso, c'hai immediato acido, pesantezza e nausea. Tu guardi, ce possiamo andare? Ma come, siamo appena usciti? Ma io muoio. Per cui lì o arrivano con 25 margaritas a salvarti oppure la serata è andata. Comunque ho appena È cercato grave. su Google tortiglia pizza. È una cosa oscena. La prima era tortiglia, poi è uscito tortiglia pizza e poi il terzo risultato era tortiglia pizza healthy. Quindi, vabbè, ci deve stare, ragazzi, quella versione healthy ci deve stare per forza. Anzi, io ti dico una cosa, sì, è quella che non mangi. Ultimamente ho assaggiato una cauliflower crust pizza. Ecco, questa la vendono a tutti quei ciliaci, mettiamola sì, così. esattamente, quindi praticamente una pizza che la crosta era di cavolfiori, bravo. La fanno anche per la keto. Non è neanche per il fatto di perdere peso, perché certe volte i celiaci, sfortunatamente per le loro condizioni di salute, devono mangiarsi sta roba che non è col glutine, però non è che fa bene, anzi certe cose fanno pure peggio, fanno pure più male della pasta, però insomma alla fin fine sono costretti per questione di salute. Poi non ne parliamo, questo è un altro argomento, che io non sono convinto che la gente sia gluten intolerant, ma hanno problemi con qualche ingrediente che per legge, specialmente negli Stati Uniti, se un prodotto contiene meno dell'1% del totale del prodotto che consumi, non devono scriverlo sull'etichetta. Sì, praticamente sarà uno di queste migliaia di cose scritte. Anche in Europa sotto l'1% non bisogna scrivere quanto ne è, e al di sotto dello 0,1% puoi completamente eliminare. No, ma no, non devi proprio scriverlo qua in America, non è che ce li scrivi. Sì, no, c'è una differenza sulle etichette. Poi sulle etichette potremmo fare una puntata intera, perché magari lì si gioca. Quello potrebbe essere tantissimo, meraviglioso, anche perché è stata una guerra tra l'altro tra l'Unione Europea. Ma sì, ragazzi, io quando compro prodotti italiani mi scrivono sempre sotto: potrebbe essere stato a contatto con pinoli, banane, cioccolato, quello che è. Io ho detto: ma scusa, ma tu nella tua produzione fai tartufo, che altro fai? Nient'altro. No, perché c'è scrivere questo? No, perché è meglio così ci parliamo. Ma che parate che? Non ce l'hai, non l'hai usato. Infatti in Italia io ho molti prodotti italiani non li posso comprare perché c'è scritto quello sotto. In America poi gli allergeni, dei prodotti che procurano allergie, questi se leggono l'etichetta da capo a piedi. Cioè, capito? Mi dicono: no, ma c'è questo pomodoro essiccato, oh mio Dio, c'ha 160 grammi di potassio. Ho capito, che te devo dire? È essiccato, c'è il sale dentro, che ci deve stare. Quindi, capito? Però adesso le leggono molto attentamente. Certe volte non si possono vendere dei prodotti per colpa di questa. Non so se è una legge o se è una scelta del produttore e così via. Comunque, Emiliano lo vedo che scalpita, dice: senti, facciamo pure 3. No, sto scherzando. Di solito i miei soci mi prendono in giro, soprattutto Piero, perché quando comincio a parlare non si allunga troppo. La smetto più e i miei preamboli sono lunghissimi. T'ho battuto oggi. No, siccome la tua storia è A, molto lunga, B, molto interessante, C, siamo al cospetto di un futuro commendatore della Repubblica, per cui cavaliere. No. Come quell'altro cavaliere lì. No, non volevo mancare di rispetto, e quindi era più interessante far parlare te. Poi invitiamo nuovamente i nostri ascoltatori a fare un giro sul tuo sito, dove c'è anche una bella intervista in video in cui dici anche altre cose, quindi non è un doppione, ci sono. Seguitelo perché potreste scoprire cose molto interessanti sul rapporto tra gli americani e il nostro cibo. Sì. Vai, parla. Stavo prendendo la mia insegna, così almeno facciamo un po' di pubblicità. Bravo. Assolutamente, per chi ci sta sentendo solo nel podcast, stiamo avendo l'insegna di Mario in video, quindi io sono il primo a ringraziarti calorosamente, a augurarmi che nel futuro faremo altre puntate a cadenza, così ci racconterai tantissime altre storie che non ti abbiamo chiesto, del tuo rapporto con le celebrità,
responsabilità, con tutta una serie di situazioni che sicuramente nella tua vita ti sono capitate, e poi ci dovrai raccontare della cerimonia di accettazione. Certo. Sì, sicuramente. Quella sarà verso giugno-luglio sicuramente. Comunque io invece farò il possibile per cercare di mettermi in contatto, che non lo conosco direttamente ma sono un grande fan di Ligabue, così vi crea la nuova colonna sonora del vostro show, che si chiamerà Una vita da lontano, capito? Così almeno avete pure la vostra colonna sonora personalizzata. Comunque ragazzi, sono fiero del vostro lavoro, vi ringrazio tantissimo per avermi considerato, avermi intervistato. Spero che moltissimi ascoltatori abbiano capito il vero senso delle nostre interviste. Non sono qua per denigrare o per offendere nessuno, ma per far capire i differenti punti di vista nel mondo di come noi italiani, la popolazione più amata a tutti i livelli, certe volte ne prendiamo atto e facciamo grandi cose, certe volte non ce ne frega niente, e certe volte non capiamo invece quanto potremmo fare di più. Però sfortunatamente c'è molta gente a cui non gliene frega niente. E poi sì, lasciamo a parte il governo che non vi dà manco la possibilità né di lavorare né di fare due soldi, paghi 120% di tasse e il resto te lo metti in tasca tu, quindi niente. Quindi tutto qua. Ma grazie per avermi avuto come ospite, episodio 3 che è stagione 3 dell'episodio numero 9, e quindi spero che ne faremo tanti altri. Sei il nostro 65esimo ospite. Mamma mia, pensavo che ero il primo, invece no. E con tutti voi, poi dopo mandatemi anche le informazioni, così promuoverò il vostro bellissimo podcast. E per quelli che vogliono seguirmi su Instagram o social media, @RizottiMario, e ogni lunedì c'è il piccolo appuntamento di un minuto che si chiama Mondays with Mario, dove parliamo di qualche cosa carino del lunedì con Mario, che la gente certe volte mi chiama, sono le 7:15, ma quando lo fai Mondays with Mario? Sono le 7:30 di sera, io devo andare a dormire, vedete? Quindi nonostante abbia solamente 7.000 ospiti, 7.000 followers, però vi dico la verità, saranno crescendo a presto. Ho già avuto una bella intervista con una persona che mi aiuterà a crescere con questo divulgare la cucina autentica italiana nel mondo, i prodotti autentici italiani nel mondo, però con semplicità. Non parlo più, sto zitto. Grazie davvero, ed è una promessa di risentirci a breve. Nel frattempo ragazzi, come sempre ci vediamo più o meno il giovedì su YouTube e a seguire su tutti i canali di podcast che ora Raffaele ci andrà ad illustrare. Mi raccomando Raffaele, con la matitina allora, prima di tutto mariorizzotti.com e @Rizzotti Mario, ma poi trovate insomma le descrizioni, in descrizione trovate con tutti i link a tutti i social. Rizzotti con 2Z e 2T. Quindi nella descrizione poi trovate tutti i link. Noi ci trovate con la frase, insomma, cercate Una vita da lontano e trovate i nostri social, trovate i nostri podcast, trovate il nostro Patreon. È stato un piacere come sempre, quest'oggi ancora più divertente del solito, quindi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao a tutti, grazie ancora.